Tagli al plasma ad alta frequenza con capacità di taglio fino a 20 mm di spessore, sia sull'acciaio al carbonio e sia sull'acciaio inossidabile. Con questo modello di Decapower Q50P con un prezzo speciale e facilissimo da utilizzare. La quarta prova è stata sull'acciaio al carbonio, su un spessore di 20 mm. Siccome questo modello sinergico, guardate, in base all'amperaggio ti indica quale spessore dobbiamo tagliare. Prima di provare il modello di Decapower Q50P andiamo subito a scoprire cosa c'è all'interno di questa scatola. L'apriamo insieme. 3. Bene, l'apriamo. Oppale! Abbiamo il nostro taglio plasma di Decapower. Eccolo qua, ragazzi. Qua abbiamo un regolatore di pressione. Guardate. Mentre qua abbiamo la pinza portamassa. Qua abbiamo la nostra torcia con tutti i suoi attacchi, mentre qua abbiamo un tubo di collegamento e per ultimo abbiamo il nostro catalogo. Cominciamo a montare la nostra torcia. Abbiamo qua per primo il filo di avviamento dell'arco, guardate. Stringiamo. Mentre questo è l'interruttore della torcia. Questo è il giunto gas della torcia, va sempre avvitato in questo modo. L'attacco della massa. Ora montiamo il regolatore di pressione, apriamo qua, montiamo la nostra staffa. Tiriamo via questi dadi. Uno e due. Uno e due. E questo è il nostro ingresso aria. Così. Accendiamo. Bene ragazzi, questo è il nostro schermo. Per primo qua abbiamo la regolazione di pressione in bar. Guardate che ce l'abbiamo al minimo perché dobbiamo aprire il rubinetto. Così, guardate che sta salendo la pressione. Quando il colore è giallo vuol dire che la pressione è bassa. E quando la pressione è blu vuol dire che la pressione è normale, mentre quando la pressione è rossa vuol dire che la pressione è troppo alta. Quindi dobbiamo metterla sempre con il colore blu. Qua invece abbiamo la corrente che ci arriva fino a 50 ampere. Siccome questo modello sinergico, guardate, in base all'amperaggio ti indica quale spessore dobbiamo tagliare. Guardate, qua sta indicando dobbiamo tagliare un spessore di 3 mm, ma ho impostato la saldatrice a 20 ampere. Se aumentiamo a 35, 12 mm e 50 ampere che ci arriva fino a 22 mm di spessore. Qua invece possiamo impostare il taglio plasma sia a 2 tempi anche a 4 tempi. Bene, qua abbiamo il posto gas, qua invece abbiamo il tempo di manutenzione dell'arco, mentre questa icona del taglio corrente che si lampeggia quando dobbiamo regolare l'amperaggio. Guardate che sta lampeggiando. Questo simbolo invece indica che noi dobbiamo utilizzare un compressore esterno.
Come facciamo a impostare il posto gas? Basta digitare il pulsante dell'impostazione, guardate, che il posto gas arriva fino a 25 secondi e può essere riabbassato fino a 3 secondi e mezzo. E per impostare il tempo di manutenzione dell'arco dobbiamo digitare sempre il pulsante dell'impostazione, guardate che arriva sempre fino a 25 secondi e può essere riabbassato fino a 2 secondi e mezzo. Ad esempio, se noi impostiamo il tempo di manutenzione dell'arco a 2 secondi e mezzo, quando digitiamo l'arco rimane acceso per 2 secondi e mezzo, guardate. Due secondi e mezzo e si spenne l'arco. Invece se noi lo impostiamo a 5 secondi, l'arco resta acceso per 5 secondi, guardate. Invece se lo impostiamo a 25 secondi, l'arco resta acceso per 25 secondi. Poi se noi vogliamo fermarlo prima, basta digitare una volta che si ferma l'arco, guardate. Il tempo di manutenzione dell'arco funziona solo con la modalità 4 tempi, invece se noi impostiamo la modalità 2 tempi, una volta che parte l'arco, se tiriamo via la mano, l'arco si spegne in automatico. Invece se noi impostiamo il 4 tempi, guardate, sempre acceso tutta la durata che noi abbiamo impostato. Ora facciamo le prove da taglio sull'acciaio inossidabile. Cominciamo il primo taglio con uno spessore di 2 mm, dopo facciamo un taglio su uno spessore di 5 mm, 12 mm e 15 mm. Facciamo subito il nostro primo taglio. Come amperaggio ho impostato il taglio al plasma a 26 ampere. Eccolo, il primo taglio è stato effettuato. Adesso per tagliare spessore 5 imposto la macchina a 30 ampere. Secondo taglio è andato bene, adesso passiamo a uno spessore di 12 mm. Mettiamo la macchina a 50 ampere. Ecco fatto, il taglio è andato benissimo. Adesso proviamo a tagliare uno spessore di 15 mm sull'acciaio inossidabile. Ecco fatto, lo stacchiamo e voilà. Adesso facciamo la prova del 9. Proviamo di fare un taglio su uno spessore di 20 mm. Eccoli qua, sull'acciaio al carbonio e sull'acciaio inossidabile. Facciamo subito la prova così vediamo il risultato.
la macchina è un mostro. Guardate ragazzi, 20 mm di spessore. Guardate che risultato. Adesso lo proviamo sull'acciaio inossidabile, vediamo se ce la fa a tagliare uno spessore di 20 mm sull'acciaio inossidabile. Sull'acciaio al carbonio è andato benissimo. Non ci credo ragazzi, uno spessore di 20 mm, la macchina ha tagliato spessore di 20 mm sull'acciaio inossidabile. Guardate che spettacolo. Adesso vediamo i tagli da vicino. Bene, questo è il nostro risultato ragazzi, questo è il nostro primo taglio su uno spessore di 2 mm, guardate che bellezza. Dopodiché abbiamo effettuato un taglio su uno spessore di 5 mm e questo è il nostro risultato. Il terzo taglio è stato su uno spessore di 12 mm, guardate che bellezza ragazzi, sempre sull'acciaio inossidabile. La quarta prova è stata su uno spessore di 15 mm, guardate, e la nostra quarta prova è stata su l'acciaio al carbonio su uno spessore di 20 mm. Guardate che spettacolo ragazzi. E per ultimo abbiamo effettuato un taglio su un acciaio inossidabile di 20 mm e questo è il nostro risultato. Guardate che bellezza ragazzi, questo taglio al plasma è fantastico. Per qualsiasi informazione ragazzi, se avete dei dubbi scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando ragazzi, salvate il video, condividetelo, mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.